Lezione 1. Rimani consapevole. Ehi Anna, ho pensato a quanto sia importante rimanere consapevoli di ciò che ci circonda. Ciao Giovanni, assolutamente. Essere consapevoli può aiutarci a evitare potenziali pericoli. Esattamente. Quali sono alcuni suggerimenti per restare vigili? Guardati sempre intorno e presta attenzione alle persone vicine. Ottimo consiglio. Penso anche che sia importante mantenere le nostre cose al sicuro. Sì, tenere le borse a portata di mano ed essere attenti ai nostri articoli è fondamentale. Anche fidarsi del proprio istinto è fondamentale, giusto? Decisamente. Se qualcosa sembra strano, è meglio lasciare la situazione. Sono d'accordo. La consapevolezza è uno strumento prezioso per la sicurezza. Lezione 2. Tecniche di produzione della birra. Buongiorno Anna, hai mai pensato a quanto può essere rilassante prepararsi il caffè? Ciao Giovanni, sì, fa risparmiare denaro ed è un rituale divertente. Assolutamente. Quale tecnica di birrificazione preferisci? Adoro usare una stampa francese, rende il caffè ricco e saporito. Sembra delizioso. Di solito utilizzo il metodo pour over. Anche il pour over è fantastico, ti consente di controllare il tempo di preparazione. Esattamente. Hai qualche consiglio per i principianti? Inizia con il caffè appena macinato, fa una grande differenza nel gusto. Lo terrò a mente. È bello scoprire insieme nuovi metodi. Lezione 3. Approfondimenti dal passato. Ehi Anna, ho letto delle stampe del 1907. Danno così tante informazioni sulla vita di tutti i giorni. Ciao John, è affascinante, anche se possono essere romanticizzati, giusto? Sì, spesso mettono in risalto l'ideale piuttosto che la realtà. Ma forniscono ancora preziosi spunti sulla cultura di quel tempo. Esattamente. È interessante vedere come è cambiata la vita. Adoro conoscere la storia attraverso le immagini. È così coinvolgente. Concordato. Quale epoca ti affascina di più? Sono davvero nell'era vittoriana. La moda e i costumi sono intriganti. È un'ottima scelta. Mi piacerebbe esplorare di più quel periodo di tempo. Lezione 4. Pianificazione del picnic. Ehi, Anna, sembra che potrebbe piovere. Possiamo ancora fare il nostro picnic? Ciao Giovanni, assolutamente. Basta portare un ombrello per ripararsi un po'. È un'idea intelligente. Possiamo ancora goderci la vita all'aria aperta con un po' d'ombra. Esattamente. Un picnic può essere accogliente anche se pioviggina. Cosa dobbiamo mettere in valigia per il nostro picnic? Portiamo dei panini, della frutta e magari del tè caldo. Il tè caldo sembra perfetto per una giornata piovosa. Sì, e possiamo sederci sotto l'ombrellone e goderci il panorama. Sono emozionato. Un picnic piovoso può essere un'esperienza unica. Lezione 5. Tariffe alberghiere. Ehi Anna, ero curioso di sapere i prezzi degli hotel. Quanto costa a notte a casa tua? Ciao John, le nostre tariffe variano a seconda della stagione e della tipologia di camera.
Ha senso. Qual è il prezzo medio per una camera standard? Costa circa $150 a notte, ma occasionalmente abbiamo offerte speciali. Le offerte speciali sembrano allettanti. Come fanno gli ospiti a scoprirli? Li promuoviamo attraverso il nostro sito web e i canali dei social media. Marketing intelligente. Gli ospiti chiedono spesso sconti. Sì, lo fanno. Cerchiamo di soddisfare richieste ragionevoli. Questo è un buon approccio. Gli ospiti felici hanno maggiori probabilità di tornare. Lezione 6. Fitness divertente. Buongiorno Anna, hai pensato di allestire un piccolo percorso a ostacoli per allenarti? Ciao John, è un'idea fantastica. Sarebbe divertente e stimolante. Esattamente. Potremmo usare coni, cordere e persino alcuni ostacoli. Lo adoro. Sarebbe un ottimo modo per ravvivare la nostra routine. Inoltre, potremmo invitare gli amici a unirsi a noi per qualche competizione amichevole. Ciò lo renderebbe ancora più piacevole. Tutti amano le sfide. Giusto. Ci motiverà a superare i nostri limiti. Sono emozionato. Pianifichiamolo per il fine settimana. Sembra un piano. Non vedo l'ora di iniziare. Lezione 7. Seguire le istruzioni. Ehi Anna, ho sentito qualcuno dire: Ok, per favore seguimi. Cosa pensi che significhi? Ciao John, di solito indica che qualcuno sta aprendo la strada. Giusto. Viene spesso utilizzato in tuo dimostrazioni. Esattamente. Vogliono guidarti verso la prossima destinazione. Ti è mai capitato di dover seguire qualcuno in un posto nuovo? Sì, durante un tour della città. È stato divertente scoprire nuovi spot. Hai imparato qualcosa di interessante. Assolutamente. Ho scoperto la storia e la cultura locale. È fantastico. Esplorare con una guida può migliorare l'esperienza. Lezione 8. Spazi sicuri. Ehi Anna, stavo pensando di creare un ambiente sicuro sul lavoro. Ciao Giovanni, sì, è importante dove si sente la voce di tutti. Quali passi pensi che possiamo intraprendere per raggiungere questo obiettivo? Dovremmo incoraggiare una comunicazione aperta e un ascolto attivo. Ottima idea. Ciò può aiutare tutti a sentirsi apprezzati. Esattamente. Anche i check-in regolari possono fare la differenza. Mi piace che ciò dimostra che il management si preoccupa dei dipendenti. Sì, e favorisce un senso di comunità all'interno del team. Mi piacerebbe implementare queste strategie nel nostro posto di lavoro. Lezione 9. Saponi profumati. Ehi Anna, stavo pensando di fare dei saponi profumati. Cosa ne pensi? Ciao Giovanni, è una buona idea. Adoro la lavanda, è così rilassante. La lavanda è fantastica. Hai qualche altro profumo preferito? Mi piacciono anche i profumi di agrumi come il limone e l'arancia, sono rinfrescanti. Quelli sono perfetti per un'atmosfera luminosa ed edificante.
Sì, potremmo anche mescolarli per creare miscele uniche. Sembra divertente. Come pensi che dovremmo iniziare? Dovremmo raccogliere tutti gli ingredienti e trovare una ricetta semplice online. Sono entusiasta di sperimentare profumi diversi. Lezione 10. Preparazioni deliziose. Ehi Anna, sto organizzando una cena questo fine settimana. Sembra delizioso. Ciao John, è fantastico. Hai bisogno di aiuto con i preparativi? Sì, mi servirebbe aiuto con gli antipasti. Mi piacerebbe aiutare. Cosa hai in mente? Sto pensando di fare delle bruschette e dei funghi ripieni. Sembrano gustosi. Posso aiutarti a tagliare gli ingredienti. Perfetto. Mi occuperò della cucina mentre prepari. Il lavoro di squadra rende tutto più semplice. Non vedo l'ora di goderci il pasto insieme. Anche Rio. Sarà una serata divertente con ottimo cibo. Lezione 11. Consigli sui pasti. Buongiorno Anna, ho appena mangiato un pasto delizioso. Ciao Giovanni, cosa hai mangiato? Ho provato un nuovo ristorante italiano e la loro pasta era fantastica. Sembra delizioso. Hai preso del dolce? Sì, un ricco tiramisù che si scioglieva in bocca. Yum, adoro il tiramisù. Altri consigli dal menù? Decisamente. Anche il loro pane all'aglio era perfetto. Dovrò verificarlo. Buon appetito e fatemi sapere se avete bisogno di altri consigli. Lo farò. Adoro condividere buone esperienze culinarie. Lezione 12. L'arte di manovrare. Ehi Anna, stavo leggendo di accordi e manovre pragmatiche nelle negoziazioni. Ciao John, sembra interessante. È affascinante come la negoziazione possa essere una forma d'arte. Assolutamente. Si tratta di trovare l'equilibrio tra ciò che desideri e ciò di cui l'altra parte ha bisogno. Sì, a volte sembra addirittura l'arte dell'impossibile. Giusto. Le soluzioni creative possono fare un'enorme differenza nel raggiungimento degli obiettivi. Sono d'accordo. Hai mai dovuto usare queste abilità nella vita reale? Sì, una volta ho dovuto negoziare un prezzo migliore per un'auto. Com'è andata? Ho fatto le mie ricerche e ho presentato il mio caso con sicurezza, il che mi ha aiutato molto. Lezione 13. La consegna è importante. Buongiorno Anna, ho appena finito di rivedere la tua presentazione. È stato approfondito e coerente. Ciao Giovanni, grazie. Ci ho lavorato duro. Hai notato qualcosa di specifico? L'ho fatto. Tuttavia, ho notato che la tua consegna potrebbe essere un po' più coinvolgente. Buono a sapersi. Cosa suggerisci per migliorarlo? Posso incorporare un po' di narrazione per renderlo più riconoscibile. È un'idea fantastica. La gente ama le storie. Esattamente. Aiuta a catturare l'attenzione del pubblico.
Lo metterò in pratica per la mia prossima presentazione. Altri suggerimenti? Usa anche più elementi visivi, possono migliorare il tuo messaggio in modo efficace. Lezione 14. Checkpoint di sicurezza. Ehi Anna, mentre ci dirigiamo verso il checkpoint di sicurezza, ricordiamoci delle nostre cose essenziali. Ciao Giovanni, giusto. Dovremmo verificare di avere i nostri documenti d'identità e i biglietti pronti. Decisamente, è sempre bene essere preparati per evitare eventuali ritardi. E non dimenticare di toglierci le scarpe e le cinture in anticipo. Esattamente. Mi sembra sempre di dimenticare qualcosa nella fretta. Anche io. È una buona abitudine fare una checklist prima di partire. Ottima idea. Possiamo assicurarci di non perdere nulla di importante. Ne prenderò nota. Viaggiare può essere stressante, ma pianificare aiuta. Assolutamente. Una piccola preparazione può fare molto. Lezione 15. Allenamenti cardio. Buongiorno Anna, ho pensato a diverse routine di allenamento. Ciao John, sembra interessante. Che tipo preferisci? Di solito faccio cardio per perdere peso, mi aiuta a mantenermi in forma. È fantastico. Il cardio è eccellente anche per la salute del cuore. Sì, mi piace correre e andare in bicicletta, mantengono alti i miei livelli di energia. Quelli sono divertenti. Preferisco gli allenamenti di danza. Sono divertenti ed efficaci. Gli allenamenti di danza sembrano fantastici. È un ottimo modo per esercitarsi senza che sembri un lavoro ingrato. Esattamente. Inoltre, può essere un'attività sociale se ti iscrivi a una lezione. Mi piacerebbe provarlo. Combinare gli allenamenti può mantenere le cose fresche ed emozionanti. Lezione 16. Esplorare Londra. Ehi Anna, stavo pensando a un viaggio a Londra. Ciao John, sembra perfetto. C'è così tanta storia e monumenti contemporanei da esplorare. Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere la torre di Londra e Buckingham Palace. Quelli sono assolutamente da vedere. Hai pensato di visitare qualche museo? Sì, il British Museum è in cima alla mia lista. È pieno di manufatti affascinanti. È un'ottima scelta. Mi piacerebbe esplorare anche la street art a Shoreditch. Decisamente. Possiamo fondere la storia con la cultura moderna. Sono emozionato. Londra offre un mix unico di esperienze. Concordato. Pianificare questo viaggio sarà davvero divertente. Lezione 17. Surf da sogno. Ehi Anna, hai mai pensato di provare a fare surf? Ciao John, sarebbe davvero divertente. Ho sempre desiderato provare il surf. Lo stesso qui. Sembra esilarante cavalcare le onde. Assolutamente. Inoltre, sembra un ottimo allenamento per tutto il corpo. Giusto? Ho sentito che aiuta davvero con l'equilibrio e la forza centrale. Sì, e stare fuori nell'oceano deve essere così rinfrescante. Posso solo immaginare. Conosci qualche buon spot per il surf?
Ho sentito che le Hawaii sono fantastiche per il surf. E tu? Ho sentito parlare molto bene anche delle spiagge della California. Lezione 18. Prodotti fatti in casa. Ciao Anna, stavo pensando di realizzare alcuni prodotti in casa. Ciao Giovanni, è una bella idea. Che tipo di prodotti realizzi? Ho iniziato a produrre candele e saponi naturali. Sembra fantastico. Adoro le candele fatte in casa. Hanno un profumo fantastico. Lo fanno davvero. Inoltre puoi personalizzare i profumi. Esattamente. Quali profumi ti piace usare? Mi piacciono la lavanda e l'eucalipto, sono così rilassanti. Sono scelte meravigliose. Mi piacerebbe imparare a realizzarli. Posso mostrarti il procedimento? È abbastanza divertente e creativo. Lezione 19. Opinioni sull'abbigliamento. Ehi Anna, ti piace questo vestito che ho trovato? Ciao John, mi piace il colore, ma sembra troppo stretto. Lo penso anch'io. È carino, ma la comodità è importante. Assolutamente. Non c'è niente di peggio che sentirsi limitati. Forse puoi trovare un vestito simile con una vestibilità più ampia. È un'ottima idea. Continuerò a cercare. Si tratta di trovare qualcosa che ti faccia sentire bene. Esattamente. La moda dovrebbe essere elegante e confortevole. Sono sicura che troverai presto l'abito perfetto. Lezione 20. Suoni della giungla. Ehi Anna, di recente ho ascoltato attentamente i suoni della giungla durante il mio viaggio. Ciao John, sembra affascinante. Cosa hai sentito? Potevo sentire strani richiami di animali intorno a me. È stato affascinante. Oh, qualche suono ti ha sorpreso? Sì, c'erano degli ulati inquietanti che echeggiavano tra gli alberi. Deve essere stato emozionante. Hai visto qualcuno degli animali? Ho visto degli uccelli colorati e persino un paio di scimmie che dondolavano tra i rami. Che emozione! La giungla deve essere sembrata viva di attività. Lo ha fatto davvero. La fitta giungla era piena di sorprese ad ogni angolo. Lezione 21. Congedo parentale. Ciao Anna, ho letto delle politiche sul congedo parentale e della loro importanza. Ciao Giovanni, è un argomento interessante. Perché sono così cruciali? Forniscono alle famiglie il tempo per legare con i loro nuovi figli. Esattamente. È essenziale che entrambi i genitori siano coinvolti in quei primi giorni. Giusto. Inoltre ed aiuta a ridurre lo stress per i nuovi genitori. Pensi che le aziende stiano facendo abbastanza per sostenere questo? Alcuni lo sono, ma c'è ancora molta strada da fare per ottenere un giusto risarcimento. Assolutamente. È importante che i dipendenti si sentano supportati durante questo periodo. Sono d'accordo. Una buona politica può fare un'enorme differenza per le famiglie. Lezione 22. Sistemarsi. Ciao Anna, lavoro nel marketing presso un'azienda tecnologica. Ciao John, è fantastico.
qualche consiglio per ambientarsi in un nuovo lavoro? Sì, ti consiglio di conoscere presto i tuoi colleghi. È una buona idea. Costruire relazioni può fare una grande differenza. Inoltre non esitate a fare domande, mostra che sei desideroso di imparare. Sono d'accordo. Anche comprendere la cultura aziendale è essenziale. Esattamente. Partecipare alle attività del team può aiutarti a integrarti più velocemente. Lo terrò a mente. Si tratta di essere proattivi. Giusto. Prendere l'iniziativa può portare a grandi opportunità. Lezione 23. Navigazione nelle conversazioni. Ehi Anna, a volte trovo difficile affrontare dialoghi difficili. Ciao Giovanni, ho capito. Le conversazioni possono essere complicate, soprattutto con argomenti complessi. Esattamente. Mi sento come se spesso mi perdessi punti importanti. Hai provato a riassumere ciò che senti? Potrebbe aiutare a chiarire le cose. È una buona idea. Riassumere potrebbe rendere più semplice il seguito. Sì, e fare domande può anche guidare la conversazione in una direzione migliore. Ottimo punto. Incoraggia l'altra persona a elaborare. Esattamente. Impegnarsi nell'ascolto attivo è la chiave per conversazioni migliori. Lo eserciterò di più. Grazie per i suggerimenti. Lezione 24. Marketing sui social media. Ciao Anna, stavo pensando, dovremmo concentrarci anche sul social media marketing. Ciao Giovanni, è una buona idea. I social media sono uno strumento davvero potente oggi. Assolutamente. Ci permette di raggiungere rapidamente un pubblico più ampio. Inoltre, possiamo interagire direttamente con il nostro pubblico tramite commenti e messaggi. Giusto. Sembra più personale, il che può rafforzare la fedeltà al marchio. Esattamente. Hai in mente qualche piattaforma specifica? Penso che Instagram e Facebook potrebbero essere ottimi per i contenuti visivi. Concordato. Anche TikTok sta guadagnando popolarità, soprattutto tra il pubblico più giovane. Creiamo una strategia che includa tutte queste piattaforme. Lezione 25. Coltivare gli hobby. Buongiorno Anna, credo che trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici o coltivare degli hobby sia fondamentale per il nostro benessere. Ciao Giovanni, sono completamente d'accordo. Gli hobby rappresentano un ottimo modo per rilassarsi. Sì, ci aiutano anche a esprimere la nostra creatività e ad alleviare lo stress. Quali hobby ti piacciono? Adoro dipingere e fare escursioni. Mi mantengono in equilibrio. Sembrano meravigliosi. Mi piace leggere e fare giardinaggio. Entrambi sono ottimi per il relax. È importante dedicare loro del tempo. Decisamente. Arricchiscono la nostra vita e ci rendono felici. Penso che dovremmo organizzare presto una giornata di hobby insieme. Lezione 26. Scelte alimentari. Ehi Anna, sei mai stata a un buffet dove puoi selezionare diversi tipi di cibi? Ciao Giovanni. Sì,
È così divertente scegliere tra insalate, zuppe, carne e pane. Adoro quella varietà. Vuoi provare un po' di tutto? Esattamente. È un ottimo modo per scoprire nuovi sapori. Hai un tipo di cibo preferito da scegliere ai buffet? Di solito prendo prima le insalate, sono rinfrescanti. Buona scelta. Tendo a fare il pieno di carne. È delizioso. È bello avere opzioni per soddisfare voglie diverse. Assolutamente. I buffet sono perfetti per i mangiatori avventurosi come noi. Lezione 27. Contorni. Ciao Anna, quando ordino penso sempre ai contorni. Ciao John, è fantastico. Possono davvero arricchire un pasto. Sì. Desideri qualche contorno con la tua portata principale? Sì, vorrei delle patatine fritte, per favore. Buona scelta. Le patatine fritte sono sempre le preferite. Sono croccanti e deliziosi. Li preferite con ketchup o maionese? Li adoro con il ketchup. Aggiunge il sapore perfetto. Preferisco la maionese, è una bella svolta. Interessante. I contorni possono davvero personalizzare l'esperienza del pasto. Lezione 28. Da dove vieni? Ciao Anna, vengo dal Canada. E tu? Ciao John, vengo dagli Stati Uniti. Cosa ti porta qui? Sono venuto per un progetto di lavoro, ma mi sto anche godendo la cultura locale. Sembra eccitante. Cosa ti piace di più della cultura qui? Adoro il cibo e le persone amichevoli. Tutto sembra così accogliente. Sono d'accordo. La diversità qui è sorprendente. Hai provato qualche piatto locale? Sì, ieri ho fatto un delizioso barbecue. Qual è il tuo cibo preferito? Mi piace molto il cibo messicano. I sapori sono così vibranti. È un'ottima scelta. Dovrai provare del cibo messicano mentre sono qui. Lezione 29. Cambiamenti nella produzione. Ciao Anna, ho letto di come la nostra base produttiva è stata erosa. Ciao Giovanni, sì, è preoccupante che così tante aziende, grandi e piccole, siano crollate. Assolutamente. Colpisce l'economia e le opportunità di lavoro per molte persone. Pensi che ci sia un modo per rilanciare l'industria manifatturiera? Credo che investire in tecnologia e formazione possa aiutare. Ha senso. I lavoratori qualificati sono essenziali per la produzione moderna. Giusto, si tratta anche di adattarsi alle nuove richieste del mercato. Esattamente. Le aziende devono essere flessibili per sopravvivere nell'economia di oggi. Spero di vedere presto cambiamenti positivi. Lezione 30. Partecipazione ai programmi fedeltà. Buongiorno Anna, penso che parteciperò al programma Fedeltà del mio negozio preferito. Ciao John, è una decisione intelligente. I programmi fedeltà possono offrire grandi vantaggi. Sì,
Ho visto che danno sconti e offerte esclusive. Inoltre, l'accumulo di punti può portare a articoli o servizi gratuiti. Esattamente. Sembra una ricompensa per fare acquisti regolarmente. Hai già controllato i dettagli del loro programma? E io, oh, sembra molto semplice e facile da usare. Questo è importante. Adoro i programmi facili da navigare. Mi iscriverò sicuramente oggi. Lezione 31. Meraviglie meteorologiche. Ciao Anna, di solito qui c'è il sole, ma in inverno può fare freddo. Ciao John, è interessante. Come si preparano le persone al freddo? Molti investono in un buon abbigliamento invernale e sistemi di riscaldamento. Ha senso? C'è un negozio di alimentari nelle vicinanze per le forniture? Sì, ce n'è uno a pochi isolati di distanza. È molto conveniente. Grande. Mi piace sempre avere una scorta di bevande calde durante l'inverno. Anche io. La cioccolata calda è il mio dolcetto invernale preferito. Mi piace la tisana. È rilassante nelle giornate fredde. Dovremmo andare insieme a quel supermercato qualche volta. Lezione 32. Riflettere sulla vita. Buongiorno Anna, se potessi tornare indietro nella mia vita, farei alcune cose in modo diverso. Ciao John, è un'idea stimolante. Cosa cambieresti? Penso che quando fossi più giovane correrei più rischi e viaggerei di più. Sembra prezioso. Viaggiare offre tante esperienze di vita. Esattamente. Vorrei aver esplorato culture diverse prima. E tu? C'è qualcosa di specifico che faresti diversamente? Trascorrerei più tempo con la famiglia e gli amici. Quei momenti sono preziosi. Assolutamente. Le relazioni sono ciò che conta veramente nella vita. Farò tesoro di queste connessioni andando avanti. Lezione 33. Linguaggio del corpo. Ehi Anna, ho letto che rispecchiare il linguaggio del corpo dell'altra persona può costruire un rapporto. Ciao Giovanni. Sì, è un modo affascinante per creare connessioni. Come funziona esattamente? Quando imiti i gesti di qualcuno, lo fai sentire compreso e a suo agio. Ha senso. L'hai provato nelle conversazioni? Sì, aiuta davvero nelle interviste e negli eventi di networking. Interessante. Hai qualche consiglio per farlo in modo naturale? Inizia con gesti discreti, come sporgersi in avanti quando lo fanno. Ottimo consiglio. Si tratta di essere genuini nell'interazione.